Ciao e bentornate! Nella scorsa lezione del corso di cucito abbiamo visto come fare lo sbieco. Con questo nuovo progetto oggi scopriamo come fare queste bellissime presine da utilizzare in cucina, riciclando in modo creativo un oggetto inaspettato. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto su Vivi con Letizia il gruppo. Ciao! Nella lezione di oggi del corso di cucito vedremo come riutilizzare in modo creativo un vecchio copriasse da stiro per creare delle presine per le pentole. Ho già lavato in lavatrice il copriasse e ora traccio i contorni del cartamodello sia sul copriasse che sulla stoffa. Potete scaricare anche voi il cartamodello cliccando sul link nella descrizione sotto al video. Per creare ogni presina serviranno 2 pezzi di stoffa e 2 pezzi di copriasse. Prima di fare le sagome e ritagliare vi consiglio di stirare entrambi. Ritagliamo i 4 pezzi, dopodiché iniziamo lavorando con i pezzi di copriasse, togliendo prima di tutto la stoffa che li ricopre. Sovrapponiamoli, fissiamoli con degli spilli e poi procediamo a imbastirli per tenerli ben fermi. Ora tracciamo le diagonali, poi cuciamo insieme i 2 strati facendo un punto filza. Possiamo fare punti abbastanza larghi, vanno bene anche larghi 1 centimetro. Affranchiamo il filo facendo 2 o 3 punti sullo stesso punto, sia all'inizio che alla fine di ogni diagonale. Ora iniziamo a sovrapporre uno dei 2 strati di stoffa, fissiamo con gli spilli, poi procediamo a imbastire sia sui lati che lungo la diagonale. Voglio fare delle presine con un effetto trapuntato che serve anche per tenere insieme gli strati di stoffa. Per fare delle diagonali dritte ed equidistanti mi aiuto applicando dello scotch di carta. Io sto usando quello da 5 cm, ma potete usare anche quello più basso se volete fare cuciture più vicine fra loro. Per fare le cuciture ora userò del filo mouliné, cioè quello che si usa di solito per ricamare a punto croce. Cucirò a punto filza, come sempre inizio e finisco le diagonali facendo lo stesso punto 2 o 3 volte per affrancare meglio il filo e poi devo cucire facendo dei punti filza il più regolari possibili. Non devo oltrepassare tutti gli strati, ma solo lo strato di stoffa e il primo strato dell'imbottitura del copriasse. Queste cuciture saranno visibili, quindi se volete essere sicure di fare un lavoro bello e ordinato con punti regolari, potete aiutarvi utilizzando una riga con la quale segnare sullo scotch di carta dei puntini a distanza regolare. Ad esempio in questo caso io ho segnato dei puntini a distanza di mezzo centimetro. Dopo aver fatto tutte le cuciture da entrambi i lati dello scotch di carta, possiamo passare a fare esattamente gli stessi passaggi anche per il secondo pezzo di stoffa. Teniamo tutto fermo con gli spilli, fissiamo con l'imbastitura, posizioniamo lo scotch di carta e poi procediamo a fare le cuciture diagonali usando lo stesso filo oppure un filo di colore diverso. Togliamo lo scotch e i fili che avevamo usato per imbastire e ora possiamo prendere il nastro sbieco che avevamo fatto con la lezione precedente del corso di cucito. Lo sbieco va posizionato diritto contro diritto e va messo a filo del bordo superiore della presina. Facciamo attenzione quando facciamo l'angolo nel non tirare troppo lo sbieco per non rischiare poi di non riuscire a fare l'angolo quando andremo a cucirlo. Dopo aver completato il giro di tutto il perimetro, tagliamo in diagonale la parte terminale dello sbieco facendo in modo che si sovrapponga alla parte iniziale di qualche centimetro. Ripieghiamo mezzo centimetro della parte terminale su se stessa in modo da formare una specie di orlo. A questo punto sovrapponiamo la parte iniziale.
Fermiamo anche questo con uno spillo, facciamo l'imbastitura per poi cucire con la cucitura definitiva esattamente sulla linea della piega dello sbieco. Anche in questo caso bisogna cucire insieme solo lo strato di stoffa e il primo strato di copriasse. Per fare l'angolo bisogna entrare e uscire in diagonale facendo sempre riferimento alla linea di piegatura dello sbieco. Terminato tutto il perimetro, possiamo togliere l'imbastitura e iniziare a rivoltare lo sbieco in modo da sovrapporlo alla parte opposta. Dobbiamo posizionare lo sbieco in modo che il margine che si forma sia della stessa altezza da entrambi i lati. Per riuscire in un secondo momento a essere più precisa nel fare gli angoli, preferisco fissare prima lo sbieco al centro di ogni lato con degli spilli. Per fare gli angoli dobbiamo sovrapporre un lato all'altro e formare un angolo di 45 gradi. La sovrapposizione fra i due lati dovrà avvenire formando una diagonale. La regola vorrebbe che lo sbieco venga fissato con il punto nascosto. Io però voglio fare una cucitura decorativa e quindi lo fisserò facendo un punto filza che deve essere fatto molto vicino al margine interno ripiegato proprio dello sbieco. Quindi io farò questa cucitura a punto filza a circa 1 millimetro dalla piegatura. Prima di farlo, come al solito, procedo a tenere fermo il lavoro facendo un'imbastitura. Dopodiché cucirò lo sbieco insieme ai primi due strati della presina. Per fare i punti più precisi possibili fra di loro, mi segno sul dito la larghezza di ogni punto e ogni spazio e uso quella come riferimento per fare ogni punto. Ora utilizzo un pezzo di sbieco che mi è avanzato per fare l'asola che mi servirà per appendere la presina. Ora possiamo fissare l'asola cucindola a uno degli angoli della nostra presina.